Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio giardino di rose, che per ora, data la stagione, potete vedere soltanto nelle foto a mia destra e a mia sinistra sullo schermo. Oggi parleremo della potatura delle rose a cespuglio a fine inverno. Però prima di continuare vorrei dirvi che i miei video saranno in italiano, perché Italia è il paese che mi ha accolta con tanta generosità e amore già moltissimi anni fa e io qui vivo. Tuttavia sono un cittadino del mondo e per questo ho creato dei sottotitoli in inglese e anche in romeno, perché Romania è il mio paese nativo e lì ho tutti i miei affetti di sangue. Love. Dunque basta cliccare qui sotto il video, c'è un'iconcina che vi permetterà di scegliere la traduzione del vostro interesse. Grazie. Per la potatura delle rose a cespuglio a fine inverno ho creato questa guida completa, quasi esauriente, con dimostrazioni pratiche che vi permetteranno di appropriarvi delle tecniche corrette di potatura. Perché come sapete la potatura rappresenta le fondamenta per ottenere una pianta sana, rigogliosa, con tante ramificazioni e una fioritura abbondante. E io vi auguro con tutto il mio cuore che possiate ottenere dei risultati ancora migliori dei miei. Attenzione, visto che parliamo della potatura delle rose a cespuglio a fine inverno, è consigliabile guardare sempre le previsioni meteorologiche per evitare qualche ondata tardiva di gelo che potrebbe veramente danneggiare moltissimo le nostre piante. Come prima cosa prepariamo dunque i nostri strumenti di lavoro. Ecco qui le mie forbici, cui caratteristica primordiale è di essere molto ben affilate, perché le rose gioiscono di un taglio nettissimo che permetterà loro di guarire la ferita velocemente. Per i rami secchi o più vecchi, che riconoscerete facilmente anche dal colore marrone, utilizzo un seghetto che è flessibile e con i denti medi. Poi ho preparato un paio di guanti, fondamentale che sia confortevole e facilmente indossabili, morbidi, perché solo noi giardinieri sappiamo che delle volte lavoriamo delle giornate intere prima di poter arrivare ai risultati spettacolari del mese di maggio. Prima di passare alla pianta, tra pochi istanti, parliamo della forma che desideriamo ottenere dopo la potatura. Allora, immaginatevi che teniate nella mano un arancio. Ecco, questa è la forma ideale di una pianta di rosa. Sono 5 rametti aperti all'interno. Vedete, la rosa, come l'olivo, ama l'aria e la luce al suo interno e non gradisce molto l'affollamento dei rametti che gli possono togliere questi due ingredienti che adora. Eccoci qua all'opera. Siamo davanti a uno splendido esemplare di Hybrid Tea Rose Blue River e che ci dà tanto filo da torcere e ha esattamente tutto ciò che ci serve per capire e per esercitarci, diciamo, sul taglio. Allora, vedete, io questa pianta l'ho acquistato
tipo a maggio, era già tardissimo l'anno scorso perché mi piacevano troppo i colori e anche la profumazione. Però avevo visto che era talmente affollata all'interno, non avevo dubbi che la pianta da sola avrebbe eliminato poi, vedete, si sono asciugati i rami all'interno, che sono i primi che andremo a tagliare e a pulire, ok? Vediamo quanto spazio ho di manovra, non tanto, perché è molto stretta, però faccio a piccoli passi, dato che sono asciutti. Ecco, vado a tagliare questa, la base, eppure questo che è asciutto, eppure questo qua. Vedete che la pianta ti dice da sola: non voglio rami in mezzo, voglio aria. Non so se riesco da qua o forse da qua, fatemi vedere, anche se non riesco dalla prima molto giù, poi mi aiuto, vedete quanto è dura, perché idealmente bisogna arrivare fino alla base dove c'è il verde. Ok, qua c'è il verde, questo no, questo non mi piace molto, però ecco, già è un'altra cosa. Poi metterò qualcosa sulla ferita per proteggerla. Per ora metto un po' di terra così, come mi ha insegnato mia mamma, ok? Prendo da qua e la copro bene. Per parlare della tecnica di accorciamento dei rami sani, ci spostiamo a un'altra pianta, un altro stupendo esemplare, guardate qua, la rosa si chiama Isis, è rifiorente, profumatissima, tanto rifiorente, davvero bellissima. Normalmente si contano dalla base 3 gemme, ok? Qua in questo caso, per esempio, se prendiamo questo ramo, io vedo una gemma qua, scusate, per passare di qua, vedo una qua in basso, 2, 3, ma la terza è all'interno. A questo punto io farò il taglio sulla quarta gemma che vedete è orientata verso l'esterno, ok? Il ramo crescerà all'esterno e non all'interno della pianta. Mi posiziono con le forbici a 45 gradi, mi aiuto a allontanare qua e farmi spazio, a 45 gradi opposto alla gemma, vedete, 2-3 millimetri più su della gemma, un taglio netto, vedete, e così abbiamo ottenuto il primo ramo. Attenzione, se poi avete dei dubbi sull'altezza o altro, sappiate che potete anche misurare un'altezza di taglio tra 15, che è un po' troppo drastico, di solito si fa per risanamento delle piante, dunque da 15 può variare fino a 25, anche 30 cm, in funzione di dove troviamo le nostre gemme, ok? Va tutto bene. La mia per esempio ha circa 20 cm e la quarta gemma, fantastico, ok? Passiamo alla successiva, eccola qua. Su questo ramo vado a conteggiarmi 1, 2, questo è il terzo, ma è all'interno, non mi piace, non lo voglio all'interno, e allora farò sul quarto, che eccolo qua all'esterno, mi posiziono come? Così. Oh, scusate, non è sempre molto comodo. Mi posiziono così, 2-3 mm sopra la gemma che ho deciso di
scegliere taglio netto, oblique a 45 gradi. Ok, poi andiamo a questo ramo, facciamo un conteggio anche qua. Ho identificato questa, dunque vado a fare il taglio, come ormai lo sapete, 2-3 mm sopra, netto. Ecco, non abbiate paura perché la rosa ha un potere di rigenerazione impressionante, dunque abbiate coraggio a tagliare, non potete, è difficile con un taglio ammazzare una pianta, per cui coraggio e impariamo a potare la rosa anche per chi è per la alla prima esperienza. Qua che cosa abbiamo? Su questo ramo principale abbiamo, ecco, questo mi va verso l'esterno, io mi tengo questo ramoscello perché mi ricordo che l'anno scorso mi ha dato fiore il fiore, mi tengo questo ramoscello a questa altezza, ecco la gemma verso l'esterno, questo non lo vedete penso, però io lo vedo, faccio velocemente, ecco qua. Ah, mi è rimasto questo principale, un altro principale. Dove vado? Voglio fare il ramo verso di qua, 1 2 3, eccomi. Così con il taglio oblique, vedete, quando piove l'acqua scivolerà in giù e non darà fastidio alla gemma. Ecco, qui vi faccio vedere il risultato di una pianta di rosa a cespuglio tagliata esattamente un mese fa. Guardate come sta bene, guardate come è libera all'interno e ha fatto già crescere dei piccolini. Poi i bocciolini sono già pronti e ne ha fatti tanti, ogni rametto ha il suo, fantastico, sono proprio contenta. Penserete che una volta definito il taglio abbiamo finito il lavoro. E beh, non è proprio così. Ci restano ancora 2 step fondamentali. Il primo è quello di disinfettare la pianta e per questo mi sono munita di una pompa a pressione, eccola qua, ups, e un prodotto a base di rame. Mi raccomando, in questo caso rispettate alla perfezione le raccomandazioni del produttore per non esagerare con le quantità. La disinfettazione della pianta è fondamentale per curare più velocemente le sue ferite e anche per eliminare eventuali spore che sono rimaste depositate sul fusto della pianta dall'anno precedente. E per chi di voi invece ha animali e teme questo prodotto, Lisi, ti penso come ti avevo promesso a te e alla tua Giulietta. Allora, per voi potete utilizzare un decotto di ortiche oppure di aglio oppure anche pepe. Farò prossimamente un video speciale per voi su questa tematica. Il secondo step di uguale importanza è disinfettare lo strumento di lavoro. Avete finito di tagliare una pianta? Prima disinfettiamo e poi passiamo alla successiva, per non rischiare di portare eventuali malattie da una pianta all'altra. Io uso l'acqua ossigenata, potete scegliere di utilizzare l'alcol oppure passare le forbici sulla fiamma, quello che preferite. Ecco, qui finisce il nostro incontro di oggi. Sono felicissima che siete rimasti con me fino alla fine del video. Vi ringrazio moltissimo e ringrazio alle mie assistenti uccellini del giardino che mi hanno tenuto compagnia e fatto tanta di quella galleria durante tutte le riprese. Spero che i miei consigli vi siano utili e se vi è piaciuto vi aspetto anche al prossimo tutorial che sarà sulla concimazione delle rose, perché subito dopo la potatura bisogna concimare la pianta. E vi invito dunque, se volete avere notizie del mio prossimo video, di sottoscrivere al mio canale.
just press subscribe button. Un abbraccio grandissimo. Mua.